Ciao a tutti gli amici dell'Ozobi, io sono Visca e oggi iniziamo un nuovo progetto. Facciamo cioè un bassotto in amigurumi. Se il video vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale. Buon lavoro! Iniziamo il bassotto partendo dal naso. Il primo giro facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Quindi una e infilo qui il mio marcapunti, due, tre, quattro, cinque e 6. Tiro la codina e dove c'è il mio marcapunti faccio una maglia bassissima. Alzo il punto e infilo il mio marcapunti. Da qui inizio il mio secondo giro. Nel secondo giro facciamo 6 aumenti. L'aumento sono 2 maglie basse all'interno dello stesso punto, quindi uno e 2, maglia successiva, 1 e 2. Alla fine del giro avremo così 12 maglie basse. Terzo giro facciamo una maglia bassa e un aumento. Alla fine avremo 18 maglie basse. Una maglia bassa, un aumento. Una maglia bassa, un aumento e così fino alla fine del giro. Dal quarto al sesto giro facciamo una maglia bassa per un totale di 3 giri. Se non lo avete ancora fatto, andiamo a tirare il filo dell'anello magico, così andiamo a chiudere il buchino, ok, e mettiamo il filo all'interno. Abbiamo risvoltato il lavoro in modo tale che per noi il dritto debba risultare per forza questo, cioè dove io vado a vedere tutte le file che ho fatto fino adesso, tutti i giri che ho fatto fino adesso. Nel settimo giro facciamo una maglia bassa e una diminuzione per un totale di 12 maglie basse. Quindi facciamo una maglia bassa, la diminuzione si fa prendendo la costa del punto successivo, la costa dell'altro punto successivo, si carica il filo, si prendono assieme e si chiude. Quindi facciamo una maglia bassa e ripetiamo la diminuzione: costa, maglia successiva, costa, maglia successiva, carico il filo, prendo le due coste insieme e chiudo. Così fino alla fine del giro. Alla fine del settimo giro andremo a chiudere con una maglia bassissima, perché qui andremo a cambiare colore. Quindi chiudo, alzo il mio punto e taglio il filo. Lo metto all'interno
Dove ho messo il mio marcapunti, che era esattamente alla fine del mio settimo giro, vado a prendere il filo e tiro. Quindi iniziamo l'8° giro facendo una maglia bassa e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Quindi una maglia bassa qui e un aumento nella maglia successiva, così fino alla fine del giro. Alla fine dovremo appunto contare 18 maglie basse. Nel 9° giro andremo a fare un aumento e 5 maglie basse per un totale di 21 punti. Nel 10° giro facciamo 6 maglie basse e un aumento per un totale di 24 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento, così fino alla fine del giro. Nell'11° giro facciamo una maglia bassa in ogni punto per un totale sempre di 24 maglie basse. Nel 12° giro facciamo un aumento e 7 maglie basse per un totale di 27 punti. Nel 13° giro facciamo una maglia bassa per un totale di 27 maglie basse. Nel 14° giro facciamo 8 maglie basse e un aumento per un totale di 30 punti. 15° giro facciamo una maglia bassa per un totale sempre di 30 punti. Nel 16° giro facciamo un aumento e 9 maglie basse per un totale di 33 punti. Nel giro 17 facciamo una maglia bassa per tutto il giro per un totale di 33 maglie basse. 18 facciamo 10 maglie basse e un aumento per un totale di 36 punti. Nel giro 19 facciamo una maglia bassa per tutto il giro. Avremo così un totale di 36 punti. Nel 20° giro facciamo un aumento e 11 maglie basse per un totale di 39 punti. Nel giro 21 e nel giro 22 facciamo una serie di maglie basse, appunto per un totale di 2 giri. Nel giro 23 facciamo 12 maglie basse e un aumento per un totale di 42 punti. 24 e nel 25 facciamo una serie di maglie basse, appunto per un totale di 2 giri. Nel 26° giro facciamo un aumento e 13 maglie basse per un totale di 45 punti. Nel giro 27 e nel giro 28 facciamo una serie di maglie basse, appunto per un totale di 2 giri e 45 maglie basse. Nel giro 29 facciamo 14 maglie basse e un aumento per un totale di 48 maglie basse. Dal giro 30 al giro 33 facciamo una serie di maglie basse per un totale di 4 giri e 48 maglie basse. Nel giro 34 facciamo 6 maglie basse e una diminuzione per un totale di 42 maglie basse. Nel giro 35 facciamo una diminuzione e 5 maglie basse per un totale di 36 maglie basse. A questo punto andiamo ad imbottire il musetto del nostro bassotto con un bel po' di ovatta. 36° giro facciamo 4 maglie basse e una diminuzione per un totale di 30 maglie basse. 37 facciamo una diminuzione e 3 maglie basse per un totale di 24 maglie basse.
Nel giro 38 facciamo 2 maglie basse e una diminuzione per un totale di 18 maglie basse. Nel giro 39 facciamo una diminuzione e una maglia bassa per un totale di 12 maglie basse. A questo punto finiamo di imbottire. Nel 40° e ultimo giro facciamo 6 diminuzioni. Alla fine del 40° giro andiamo a tagliare il filo e andiamo a cucire la chiusura facendo dei punti, inserendoli all'interno dei punti. E andremo a disperdere il filo all'interno del muso. In questa maniera. Ora facciamo il corpo e nel primo giro facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Il secondo giro facciamo 6 aumenti per un totale di 12 maglie basse. Nel terzo giro facciamo una maglia bassa e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Nel quarto giro facciamo 2 maglie basse e un aumento per un totale di 24 maglie basse. Nel quinto giro facciamo un aumento e 3 maglie basse per un totale di 30 maglie basse. Nel sesto giro facciamo 4 maglie basse, un aumento per un totale di 36 maglie basse. Ora, se non lo avete ancora fatto, tiriamo il filo per andare a chiudere l'anello magico. Quindi passiamo al settimo giro e facciamo un aumento e 5 maglie basse per un totale di 42 maglie basse. Nell'ottavo giro facciamo 6 maglie basse e un aumento per un totale di 48 maglie basse. Dal nono al 20° giro facciamo una serie di maglie basse per un totale di 12 giri. Ora, per non annoiarvi fino alla fine del corpo, metterò in sovraimpressione lo schema. Ci ritroviamo più tardi per realizzare orecchie, zampe e coda. A dopo!
Ora iniziamo a fare le orecchie. In questo caso io cambio colore, ho scelto il marrone, se volete potete usare qualsiasi altro colore. Iniziamo con il primo giro facendo un anello magico di 6 maglie basse. Quindi faccio la mia prima maglia, inserisco il mio marcapunti e faccio altre 5 maglie basse. Nel secondo giro facciamo 6 aumenti, quindi 2 maglie basse in ogni maglia bassa. Alla fine avremo 12 maglie basse. 2. Terzo giro facciamo una maglia bassa e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Nel quarto giro facciamo 2 maglie basse e un aumento per un totale di 24 maglie basse. Nel quinto giro facciamo un aumento e 3 maglie basse per un totale di 30 maglie basse. A questo punto andiamo a chiudere l'anello magico tirando il filo e così il buchino si va a chiudere. E adesso dal sesto al decimo giro andiamo a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa per un totale di 5 giri. Nell'11° giro facciamo 3 maglie basse e una diminuzione per un totale di 24 maglie basse. Dal 12° giro al 15° facciamo una serie di maglie basse per un totale di 4 giri. Nel 16° giro facciamo 2 maglie basse e una diminuzione per un totale di 18 maglie basse. Nel 17° e 18° giro facciamo una serie di maglie basse per un totale di 2 giri. Nel giro 19 facciamo una maglia bassa e una diminuzione per un totale di 12 maglie basse. Dal 20° al 23° giro facciamo una serie di maglie basse per un totale di 4 giri. A questo punto abbiamo finito il nostro orecchio, andiamo a chiudere con una maglia bassissima e tagliamo il filo abbastanza lungo perché ci servirà per la cucitura. Andiamo ad appiattire il tutto e di questo dovremo farne 2. Ora andremo a realizzare le zampe. Partiamo con il primo giro dove facciamo un anello magico di 6 maglie basse. Nel secondo giro facciamo 6 aumenti per un totale di 12 maglie basse. Nel terzo giro facciamo una maglia bassa e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Alla fine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima taglio il filo vado a stringere l'anello magico e cambio colore, quindi prendo il filo, quello uguale a quello del corpo, il mio biscotto, entro nella maglia precedente entro nella maglia successiva e faccio una maglia bassa, metto il mio marcapunti
e da qui parto a fare il mio quarto giro, dove facciamo 2 maglie basse e un aumento per un totale di 24 maglie basse. Quindi salto al mio punto di chiusura, entro e faccio la mia prima maglia bassa, 1, 2 e faccio l'aumento nella maglia successiva. E così fino alla fine del giro. Quindi vi faccio vedere la fine del giro: una maglia bassa, un'altra maglia bassa e l'aumento dove ho messo il mio marcapunti. Metto di nuovo il mio marcapunti e vado a tirare il filo. Ecco, dal quinto al settimo giro facciamo una serie di maglie basse per un totale sempre di 24 maglie basse per 3 giri. Quindi ora vado a fare un piccolo nodino con i 2 fili del cambio colore e taglio anche quello dell'anello magico, metto tutto all'interno. Nell'ottavo giro facciamo 6 diminuzioni e 12 maglie basse per un totale di 18 punti. Le 6 diminuzioni consecutive, quindi 2 maglie insieme e chiudo, una, 2, 3, 4, 'Per le diminuzioni prendo la costa del punto, quindi la costa del primo punto, la costa del secondo punto, le prendo insieme, carico e chiudo. E adesso 12 maglie basse fino alla fine. Dal nono al 12° giro facciamo una maglia bassa per un totale di 4 giri. Alla fine del giro andremo a chiudere con una maglia bassissima. Vedete che ha preso la forma della zampina. Andremo ad imbottire con dell'ovatta per bene, e di queste ne dovremo fare 4. Siamo alla coda. Per il primo giro facciamo sempre il nostro anello magico con 6 maglie basse. Nel secondo giro facciamo 2 maglie basse e un aumento per un totale di 8 maglie basse. Nel terzo e quarto giro facciamo una serie di maglie basse per un totale di 2 giri. Dopo aver chiuso l'anello magico per bene e tagliato il filo, proseguo con il quinto giro dove facciamo 3 maglie basse e un aumento per un totale di 10 maglie basse. Dal sesto al 13° giro facciamo una serie di maglie basse per un totale di 8 giri. Nel 14° giro facciamo 4 maglie basse e un aumento per un totale di 12 punti. Dal 15° al 16° giro facciamo una serie di maglie basse per un totale di 2 giri.
Alla fine del 16° giro andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Tagliamo il filo un pochino lungo perché ci servirà per cucire e andremo ad imbottire la codina. Ecco finito il bassotto. Come potete vedere ho cucito le orecchie, la coda, le zampe, ho attaccato con la colla a caldo gli occhi, la lingua che ho realizzato con foglio Eva, ho creato un'espressione al muso e ho inserito un tubolare per rendere tutto un po' più caldo. In realtà potete abbellirlo con bandane, collari, eccetera. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!